Ciao a tutti, io sono Alex per chi non mi conosce, benvenuti sul mio canale iBrain e benvenuti alla mia serie di video sulla scienza, sulla tecnologia e sulle curiosità. Oggi il video che vi porto a schermo è un video su un esperimento più pericoloso al mondo, la creazione di buchi neri che stanno tentando di fare i nostri scienziati con dei nuovi modelli all'interno dell'acceleratore di particelle del CERN. Io adesso vi lascio al mio video, poi ci vediamo al termine con le conclusioni. Buona visione! Creare un buco nero, l'esperimento più pericoloso del mondo. Ora che l'Event Horizon Telescope ha catturato con successo la prima immagine reale di un buco nero, gli scienziati stanno sognando esperimenti futuri sempre più radicali. Lo studio dei buchi neri sta attraversando un periodo di grande fermento, o meglio, lo sta attraversando la nostra comprensione di essi. Intanto, Scientific American ha pubblicato un documento moderatamente terrificante intitolato "I buchi neri sono ovunque" e poi un team di ricercatori dell'Università di Princeton ha risolto numericamente le equazioni idrodinamiche di Einstein per determinare che i buchi neri sono, in effetti, molto più facili da creare rispetto a quanto si pensasse in precedenza. I loro risultati mostrano che la formazione di un buco nero richiede molta meno energia rispetto a quanto avevano suggerito precedenti calcoli. Nel frattempo, e forse, a causa di queste rivelazioni, la preoccupazione per la possibilità di distruggere il mondo, non importa quanto improbabile, con un collettore di particelle creato dall'uomo in grado di creare un buco nero che inghiotte la Terra, è rimasta onnipresente nella più ampia conversazione attorno alle ricerche sulle particelle. Lo studio Ultra Relativistic Black Hole Formation dell'Università di Princeton, pubblicata nel 2013, ha permesso lo sviluppo di nuovi modelli di computer che sono stati utilizzati per dimostrare che la formazione di un buco nero richiederebbe effettivamente meno della metà dell'energia, 2,4 volte in meno per essere precisi, rispetto a quanto si pensava. Lo studio riporta che i ricercatori hanno scoperto che la soglia per la formazione di un buco nero è inferiore di alcuni fattori rispetto alle stime precedenti. Come spiegato sul sito physics.org, i ricercatori sanno che è teoricamente possibile creare buchi neri a causa della teoria della relatività di Einstein, in particolare la parte che descrive la reazione tra energia e massa, che aumentare la velocità di una particella fa aumentare anche la sua massa. Questo è ciò che ha spinto i ricercatori di Princeton a sviluppare un modello computerizzato basato sulle equazioni idrodinamiche originali di Einstein. Il modello fornisce una finestra virtuale per vedere cosa succede quando due particelle si scontrano, focalizzando le loro energie l'una sull'altra e insieme creano una massa combinata che spinge la gravità al limite e di conseguenza genera un piccolissimo buco nero. In realtà questo risultato era già previsto. Ciò che ha generato sorpresa nel team è stato il fatto di scoprire che il loro modello dimostrava che una tale collisione può produrre un piccolissimo buco nero, necessita di una quantità di energia 2,4 volte inferiore a quanto precedentemente calcolato. La nostra galassia è piena zeppa di mini buchi neri. Non c'è solo il famoso buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea, ma anche decine di altri piccoli buchi neri. La pubblicazione di Black Hole Are Everywhere di Scientific American spiega ai lettori che la maggior parte dei buchi neri presenti nella nostra galassia sono grandi forse 4-5 masse solari e sono giovani, con orizzonti degli eventi di soli 12 km di raggio, ma ce ne devono essere decine di migliaia, i resti inevitabili delle brevi vite di grandi stelle. Questa notizia ha alimentato i timori che un Mad Scientists Performing Universe Breaking Experiment, scienziati pazzi possono condurre esperimenti che fratturino l'universo, presso il Large Hadron Collider LHC dell'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, il CERN, con il rischio potenziale di aprire microscopici buchi neri e con conseguenze potenzialmente disastrose. Queste preoccupazioni emersero prima che l'LHC venisse attivato. Un rapporto della NASA del 2008, dal titolo "Il giorno in cui il mondo non è finito", spiega ai lettori che l'entrata in servizio dell'acceleratore non ha innescato la creazione di un microscopico buco nero e che
Quindi quel buco nero non ha iniziato a risucchiare la materia circostante sempre più velocemente fino a quando non divorerà tutta la Terra, come le notizie sensazionalistiche avevano suggerito che avrebbe potuto accadere. La paura di questi esperimenti era diventata così potente e diffusa che il CERN ha dedicato un'intera pagina del sito web istituzionale alla domanda frequente: il CERN genererà un buco nero? Gli scienziati di Princeton hanno affrontato la questione nel loro rapporto accademico, osservando che, anche con i nuovi calcoli che rivelano che i buchi neri richiedono molta meno energia per aprirsi di quanto si pensasse in precedenza, creare un buco nero abbastanza grande da far crollare la Terra richiederebbe ancora miliardi di volte più di energia di quella che l'LHC è in grado di generare. Inoltre, anche se si riuscisse a creare un buco nero nel collettore, questo scomparirebbe molto rapidamente grazie a un effetto chiamato radiazione di Hawking. Le paure di una potenziale fine del mondo provocata da questi microscopici buchi neri potrebbero essere state esagerate. Tuttavia, il fatto che una particella possa creare questi minuscoli buchi neri era allora e rimane ora una verità assoluta. Anche le pagine del CERN ammette che l'LHC non genera buchi neri in senso cosmologico. Tuttavia, alcune teorie suggeriscono che la formazione di piccoli buchi neri quantistici potrebbe essere plausibile. Naturalmente, la pagina continua ad rassicurare i lettori preoccupati dicendo che l'osservazione di tale evento sarebbe elettrizzante in termini di compressione dell'universo, ma sarebbe perfettamente sicuro. Tuttavia, ci sono ancora alcuni scienziati che pensano che abbiamo ragione a essere preoccupati per questi esperimenti che stanno sondando i confini della fisica. Proprio l'anno scorso, il rispettato scienziato britannico Sir Martin Rees ha pubblicato un monito a prendere sul serio le paure intorno all'LHC nel suo libro On the Future Prospect for Humanity. Come parafrasato dal sito di notizie scientifiche della NBC, le particelle che si scontrano all'interno di un acceleratore potrebbero generare frammenti di strana materia in grado di ridurre la Terra ad una piccola palla. In un altro scenario, gli esperimenti dell'LHC potrebbero creare un microscopico buco nero che inesorabilmente rosicherebbe il nostro pianeta dall'interno. Lo scenario più estremo, descritto da Rose, descrive un incidente che potrebbe far decadere lo spazio stesso in una nuova forma che spazza via tutto da qui alle stelle più lontana. Ora che l'Event Horizon Telescope ha catturato con successo la prima immagine reale di un buco nero, gli scienziati stanno sognando esperimenti futuri sempre più radicali. Speriamo che mentre gli scienziati continuano a spingere contro i limiti della conoscenza e delle capacità umane, sui titoli dei media si potrà continuare a leggere il giorno in cui il mondo non è finito, o anche solo continueremo ad avere titoli. Eccomi qua per le conclusioni del mio video sull'esperimento più pericoloso al mondo, la creazione di un buco nero all'interno di un acceleratore di particelle come l'LHC1 del CERN. Voi che cosa ne pensate? I nostri scienziati sono stati già in grado di creare dei mini buchi neri o a livello quantistico o non so, adesso non so se l'hanno creato forse un po' più grande a livello particellare. Voi che cosa ne pensate? Sicuramente se hanno creato dei mini buchi neri o a livello quantistico o altro l'hanno già effettuato, perché l'LHC1 è già attivo da 15 anni. Io mi ricordo che quando lo stavano per attivare questo acceleratore di particelle al telegiornale parlavano di questa possibilità che potessero creare un buco nero all'interno di questo acceleratore e distruggesse la Terra. Questo non è avvenuto, meno male. Addirittura adesso i nostri scienziati si sono resi conto che anche per la creazione di un buco nero ci vuole molta meno energia di quanto avevano preventivato all'inizio, circa 2,4 volte in meno. E poi hanno scoperto, grazie anche al telescopio in orbita che ha fotografato il primo buco nero, si sono resi conto che nell'universo ce ne sono tantissimi di buchi neri di grandissime dimensioni e anche di piccolissime dimensioni, come quelli più piccoli che hanno 4-5 volte la massa solare. Detto tutto questo, voi cosa ne pensate del mio video? Cosa ne pensate dell'acceleratore di particelle? Chissà quante scoperte hanno fatto che non hanno ancora divulgato. Voi avete qualche notizia in più che io non ho? Fatemelo sapere nei commenti.
Detto tutto questo, io vi consiglio di iscrivervi al mio canale, perché sempre sull'acceleratore di particelle creerò in futuro un documentario sul bosone di Higgs che, come ben sapete, è stato scoperto al CERN. Io adesso vi lascio ai miei titoli di coda, dove troverete altre proposte di video presenti sul mio canale, alcune correlate a questo, alcuni no. Per tutto questo io vi saluto e ci vediamo con i miei prossimi video. Ciao!